Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi stiamo facendo un video in italiano con la mia amica Daniela, aka Miss Creamy Creamy. Stiamo parlando di Natale e le differenze tra Italia e America. Ho già fatto un video simile con Enrico in inglese, quindi ho pensato perché non facciamo questo in italiano. Prima che iniziamo voglio ricordatevi che i miei palette piccoli, Iconic Palettes, Iconic Blend, Iconic Match and Iconic Madness are still on sale on cosmify.com, quindi vi lascio un link nella description box così potete comprarlo per qualcuno per Natale. È un bel regalo per qualsiasi makeup lover. Quindi... E arrivano in tempo per Natale se li ordinate adesso. Esatto. Iniziamo. The first thing I wanted to ask is, when do you guys start getting ready for Christmas? Because this was a difference that I noticed. Yeah, very late. So che gli anglofoni di solito iniziano dopo il 5 di novembre, dopo Guy Fawkes, in genere è considerato Natale. Confermami. No. No? Forse è così, tipo in Inghilterra, forse. Esatto, perché in America secondo me le persone non sanno neanche chi è Guy Fawkes. Io lo so perché vivo per Vendetta. Però, no, da noi in realtà iniziamo a decorare e celebrare il giorno dopo Thanksgiving, il ringraziamento. Dopo quello è Black Friday. In realtà Black Friday è l'inizio della stagione Natale, è l'inizio di comprare tutti i regali, eccetera. Quindi noi iniziamo il giorno dopo Thanksgiving e infatti io volevo iniziare a decorare la casa mia, ma Enrico mi ha detto che no, perché qua si inizia dopo il 7 dicembre. L'8 dicembre, perché è l'Immacolata. Poi dipende, cioè ci sono alcune... L'Italia dipende tutto dalle regioni, praticamente tutte le domande che faremo dipende dalle regioni. Sì. Da me, che sono ligure, si inizia l'8 dicembre. Infatti mia mamma che mi ha visto fare l'albero, mi ha visto tirare giù le cose per l'albero verso metà novembre, ha detto: ma sei matta, non è ancora Natale. E dopo l'8 dicembre perché è l'Immacolata, l'Immacolata Concezione, e quindi dopo si inizia a pensare di essere nel Natale, quindi da lì in poi. Però non mi piace, io lo faccio prima perché mi piace godermi l'albero a casa, sì, almeno un mese. Infatti, io inizio a sentirmi molto natalizia tipo il primo giorno di dicembre. Volevo proprio chiederti, Daniela, dato che hai appena avuto un bambino, quindi sei la persona perfetta per chiedere cosa dici ai bambini per raccontare la storia di Natale. C'è Santa Claus in Italia. In Italia c'è tanto forte il cristianesimo, quindi si racconta più la storia di Gesù bambino. Però c'è anche Babbo Natale parallelamente, infatti è difficile spiegare a un bambino come si conciliano Babbo Natale e Gesù bambino che nasce. Tra le altre cose, il fatto che si celebri il 25 dicembre non è neanche storicamente corretto, perché in realtà dovrebbe essere verso settembre, se non sbaglio, la vera nascita di Gesù Cristo. Sì. È un mix e si racconta però la storia di Gesù che è nato nella stalla con il buon asinello, con i tre re magi che sono venuti il 6 di gennaio. Questa è la storia che si racconta, perché da noi si fa il presepe, non so se in America si fa il presepe. Sì, anche noi si chiama Nativity Scene. Vedi, e da noi proprio la tradizione è quasi più importante dell'albero per alcune famiglie, cioè alcune sono proprio grandi di presepi e mentre lo fai racconti al bambino tutte le cose, quindi metti le pecorelle perché c'erano i pastori, perché in visita a Gesù sono andati tante personalità, gli spieghi magari anche tutti i mestieri che facevano le persone, perché nei presepi italiani, non so se hai visto, ci sono quello che fa il pane, quello che taglia la carne, ci sono tanti banchettini. Non ho notato questi dettagli. Sì, spesso ci sono proprio tutti i mestieri, non so perché, non so se intorno a Gesù bambino ci fossero realmente così tanti mestieri, però ci sono, e addirittura tanti fanno anche il presepe in movimento. Molto interessante. Quindi la storia è più sul presepe che sul Babbo Natale. Babbo Natale è quello che porta i regali. Nel presepe però Gesù viene messo il 24 a mezzanotte o comunque il 25, cioè il presepe è vuoto, senza Gesù, ci sono Maria e Giuseppe, Maria non ha la pancia però, e Gesù viene posto lì. Perché se no porta sfiga, no? Non lo so, forse più per motivi religiosi, non lo so. Io ho sentito che se metti Gesù prima porta sfiga e il mondo finisce. Però vediamo, da noi invece c'è un sacco di diverse storie messe insieme. Ora che penso, non so come bambina non ho mai chiesto come queste cose funzionano insieme, però dato che abbiamo lo stato molto
multiculturale. In realtà a scuola impariamo di tantissime diverse celebrazioni, tipo impari di Hanukkah perché è tipo la prima parte di dicembre. Sì, varia, Hanukkah varia. Sì, quest'anno è tipo dall'1 al 10. Poi impariamo di Kwanzaa, che è una festa afroamericana. Impariamo un po' di Ramadan, anche quando non c'è a dicembre. Quindi impariamo un po' di tutti e cerchiamo di coinvolgere tutte le persone, e anche se impariamo queste cose religiose, fuori c'è tutta la storia di Babbo Natale che viene Christmas Eve, devi lasciare fuori i biscotti così lui la prende e ti lasciano i regali, o se no lascia il carbone per quelli che sono stati cattivi. La cosa strana è che per esempio i biscotti, noi abbiamo fatto cultural appropriation, perché noi i biscotti, finché non sono esistiti i telefilm e i film americani, non li mettevamo per Babbo Natale. Dici? No, Babbo Natale arrivava e lasciava i regali e li mollava e basta, non mangiava niente. Interessante, perché ho chiesto ad altre persone cosa fate, bla bla bla, e mi hanno detto praticamente la stessa cosa che facciamo noi, tipo lasciare il latte, i biscotti fuori la porta. Ma poi dipende, dico, io parlo per la mia regione, perché l'Italia è tutta diversa, è super diversa, quindi è difficile in realtà sapere cosa fanno tutti. Sì, quello è vero. Volevo anche chiedere un po' dei regali. Cosa devo regalare ad un'amica italiana, un amico italiano? Cosa sono i regali tipici di Natale, e anche la differenza tra Natale e Befana, dato che ce l'avete. Noi, finché non sei cattolico, non celebri la Epifania in America, da quello che conosco. Allora, intanto potreste andare a vedere i miei video in cui faccio i consigli per i regali. Infatti, poi, allora, i regali in realtà sono molto vari. È tradizione, non so se è solo a casa mia o ovunque, perché appunto le tradizioni in Italia variano tantissimo, però regalare almeno un pigiama. Ok. Un pigiama da indossare la mattina di Natale. Cioè di solito lo apri, e soprattutto i regali da noi intanto si aprono alla vigilia. Spesso, a mezzanotte della vigilia, alcuni li aprono la mattina del 25. Ci sono 2 scuole di pensiero. Sì, questa è una differenza. Però, e comunque noi li apriamo il 24 sera, perché almeno andiamo a dormire con il pigiama che ci regalano. Carino. E quindi questo. E poi è tradizione regalare un paio di mutande per Capodanno. Ah, esatto, quelli rossi, no? Sì, mutande rosse. Mutande rosse per Capodanno, e spesso si regalano a Natale. Io per esempio sono quella che regala le mutande per tutta la famiglia, non so perché, quello è il mio ruolo. E poi regali standard, tipo può essere una macchina fotografica, un libro, dipende dalla persona. Vanno molto i cesti culinari, i cesti gastronomici. Quindi delle cose, appunto perché l'Italia è molto regionale, soprattutto se tu vieni da un posto diverso dove si mangia bene, porti delle specialità, ci può essere dentro la pasta, la marmellata, è un regalo anche che ti fa il tuo capo a lavoro. Spesso le aziende fanno i cesti di Natale ai dipendenti. Sì, ho sentito con il di questa prosecco, cosa. con il salame, cioè sono proprio questi cesti tutti confezionati carini con varie cose. E poi invece alla Befana la calza in genere con dentro ci possono essere dentro anche dei pensierini, sempre a seconda della regione. Ci possono essere dentro dei pensierini, qualche, magari che ne so, una collanina, qualcosa di piccolo che stia nella calza, e poi tantissime caramelle, proprio tante. Quindi da noi abbiamo messo tutte e 2 insieme. Sì, perché avete la calza per Natale, vero? Esatto. Noi apriamo i regali la mattina di Natale, sempre dopo tipo i genitori si alzano, e ovviamente a Natale loro decidono di alzarsi molto più tardi del solito, e quindi tu apri prima la calza perché puoi aprire quello prima, e lì dentro ci sono i regali piccoli, le caramelle, così sei a posto finché loro decidono di alzarsi. E poi apriamo i regali normali, che possono essere onestamente qualsiasi cosa. Va molto di moda tipo il Secret Santa, dove ognuno nella famiglia ha una persona da regalare una cosa, così non devi pensare a comprare 1000 cose, spendere un sacco di soldi. È meno consumista. Esatto, compri solo una cosa molto piena di pensieri per una persona, e così. Carino. A me piace l'idea. Allora, ora devo chiederti, dato che sei italiana, cosa mangiate a Christmas? È una domanda super difficile. Intanto noi facciamo di solito 3 cenoni, che sono... Oh, sì, è vero. 24. Questo è il mio quarto Natale d'Italia, quindi so già.
Cioè, in genere, no, in realtà anche più di 3. I 3 sono quelli base e sono il 24 sera, in genere, il 25 a pranzo e il 26 dalla nonna. In genere questi sono quelli principali, poi c'è anche quello di Capodanno, ma vabbè, è un'altra storia. I cenoni sono, cioè ci può essere di tutto, varia tantissimo, l'Italia non si mangia la stessa cosa, di qui a 100 km è tutto diverso. In genere ci sono delle pietanze al forno, cioè c'è sempre un tipo di pasta più o meno, in genere le cose classiche sono i cannelloni e la lasagna, o i tortellini, perché a Natale vanno anche tanti tortellini. E stoccafisso? Lo stoccafisso dalle mie parti, dalle mie Anche parti dalle si fa. Marche? Sì, Sì. in genere Vicino al mare, sì, I guess. vicino al mare ci sono piatti di mare, però anche da noi per esempio si fa la lasagna o la pasta. In genere la vigilia viene considerata di magro, quindi si mangia il pesce, Sì. in genere. O se sei me, Mangi i you're me. peperoni. Esatto, non mangi niente perché io non mangio pesce, non mi piace, il gusto è solo così. Un pezzo di stoccafisso ce la faccio, però tutto il resto no, e quindi io mangio pane. Sai qual è il trucco? Cosa? Friggere tutto. Friggere tutto. Noi Fry! Sì, può essere. Noi facciamo le crocchette, per esempio da dove vengo io facciamo le frittelle di baccalà, i gamberi fritti, la frittura mista che si chiama paranza, cioè da me sul mare si fanno queste cose qui la vigilia. E poi vabbè, la classica lasagna, per esempio mia suocera fa la lasagna ai funghi sempre, dipende dalle regioni, però in genere diciamo che il pranzo ci sono 3 impegni culinari che sono il 24, il 25 e il 26. E appunto è tipica anche la pasta fresca, cioè, quindi di solito le donne della casa si mettono e fanno la pasta fresca, se c'è questa tradizione. Interessante. Tortellini, ravioli, tagliatelle. Da noi, secondo me, quella parte lì dipende un sacco per famiglia, cosa si mangia e quando si mangia. Noi di solito facevamo una cena presto o una pranzo tardi con la famiglia. Mi sa che fa altre persone, perché nei film ho visto anche questa cosa, però so che ci sono persone che devono lavorare su Natale in America, quindi ma anche in Italia non è sempre fattibile. Però la cosa importante, diciamo, è quella mattina insieme, una colazione insieme con tutta la famiglia. Ecco, noi ce l'abbiamo un po' meno, la colazione è un po' di meno, cioè in Italia in genere la colazione è un pasto meno importante, però per esempio noi, la mia famiglia ha fatto appropriazione culturale e noi facciamo i pancake, il bacon, le uova strapazzate e anzi nel mio video... Nel nostro video insieme facciamo i cracker, che sono un regalo tipico della mattina di Natale, no? Da aprire i cracker. No, forse in Inghilterra, io conosco più le usanze inglesi. It's okay. Ok, beh, abbiamo finito la mia lista. Mi sa che abbiamo parlato di tantissime differenze tra Italia e America, ma non tutti. Lasciatemeli nei commenti sotto, fatemi sapere cosa pensate. And as always, remember to like and subscribe if you haven't already. Go on Daniela's channel and watch our video that we did on her channel. And I'll see you guys in my next one. Mwah.